I am Maria Paula Curado, leading with David Coney work package 8 of communication and headspace study. Today we have an honor and have an interview with the director of the Cancer Epidemiology Unit of the University of Turin, Italy. Professor Lorenzo Ricciardi will be interviewed by the journalist Paolo Ivaldi from the same institution. The subject is about tobacco consumption in head and neck cancer. He will be discussing about the time to quit tobacco and what's the chance to reduce the cancer risk. Lorenzo Ricciardi è direttore dell'unità di epidemiologia dei tumori del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Torino e dell'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza. È professore ordinario di statistica medica presso l'Università di Torino ed è responsabile del centro torinese dello studio europeo Headspace dedicato ai tumori della testa e del collo. Il professor Ricciardi interviene sul tema tabacco e tumori della testa e del collo e la prima domanda è la seguente. Qual è il ruolo del consumo di tabacco per i tumori della testa e del collo? Il fumo di tabacco è un importantissimo fattore di rischio per tutti i tumori della testa-collo, con una relazione più forte per i tumori della laringe e dell'ipofaringe e un po' meno forte per i tumori del cavo orale e dell'orofaringe. È molto importante considerare che c'è un'interazione tra il consumo di tabacco e il consumo di alcolici, quindi i fumatori che bevono alcolici hanno un rischio più alto dei fumatori che non bevono alcolici. Tutto considerato, alla fine il 75%, quindi 3/4 dei tumori del capocollo, hanno il consumo di tabacco come causa principale o concausa e questa proporzione è diversa in base alla sede specifica tumorale ed è il 60% per i tumori del cavo orale, il 75% per i tumori dell'orofaringe ed è l'85% per i tumori dell'ipofaringe e della laringe. Queste proporzioni indicano che si sarebbe potuto prevenire o ritardare l'insorgenza di molti dei tumori della testa-collo se si fosse evitato di consumare tabacco. La proporzione spiegata, tra l'altro, è diversa negli uomini rispetto alle donne e questo è semplicemente dovuto al fatto che gli uomini fumano e consumano alcolici di più rispetto alle donne. Questi dati che ho riportato sono dei dati che provengono da degli studi europei a cui hanno partecipato anche dei centri italiani, però i dati italiani sono assolutamente in linea con quelli europei. E qual è la relazione tra il numero di sigarette fumate al giorno e il rischio di insorgenza di un tumore della testa e del collo? Il rischio di tumore della testa-collo aumenta sia all'aumentare del numero di sigarette fumate al giorno, sia con l'aumentare del numero di anni dell'abitudine al fumo, quindi sia l'intensità sia la durata influenzano l'aumento del rischio. Per esempio, rispetto a dei non fumatori, un fumatore di almeno 20 sigarette al giorno per almeno 30 anni, quindi una dose importante di esposizione, ha un rischio moltiplicato per almeno per 5 per i tumori del cavo orale e orofaringe e di almeno per 20 per il tumore della laringe. C'è un rischio aumentato anche per bassa intensità. Per esempio, se un'abitudine al fumo con una quantità di sigarette minore di 5 al giorno fumate, però per un periodo di almeno 20 anni, è comunque associato ad un aumento di rischio di tumore della testa-collo. E il ruolo della bassa intensità si vede anche quando si va a vedere l'effetto del fumo passivo sul rischio di tumore della testa-collo, cioè del fumo attivo, dell'esposizione al fumo attivo di altre persone, e anche per il fumo passivo c'è un'associazione, quindi chi è esposto a fumo passivo per durata sufficientemente lunga ha un aumentato rischio di tumore della testa-collo. Come possiamo prevenire il rischio di ammalarci di un tumore della testa e del collo a causa del fumo? Allora, innanzitutto il miglior modo per prevenire il rischio è di non iniziare a fumare. In secondo luogo, quando nei fumatori
la cosa più importante che si deve fare è smettere di fumare. Infatti il rischio diminuisce in maniera importante già a partire da alcuni anni dopo la cessazione del fumo. Per esempio, dopo 10 anni, dopo almeno 10 anni dalla cessazione del fumo, il rischio di tumore del cavo orale si dimezza e il rischio di tumore della laringe si riduce fino a un terzo. E si può considerare che 20 anni dopo la cessazione del fumo il rischio degli ex fumatori diventa comparabile a quello dei non fumatori. Thank you very much, Professor Lorenzo Ricard from the University of Turin. As you member of Headspace Study, we are very proud of you and about your whole work. If you are interested in this subject, like and subscribe to our channel. The link is in below. Share with your friends, and I hope to see you soon. Bye.